Ci sono 2 indiscrezioni di calciomercato per l'Inter che in queste ore hanno generato una quantità enorme di commenti sotto i nostri contenuti, ma non solo, anche in generale sui social, e riguardano 2 calciatori molto importanti e molto forti che giocano in Serie A. Siamo quindi qui per fare un punto della situazione sia su questi 2 nomi, ma anche su altri nomi di cui si parla un po' di più e sui quali però ci sono degli sviluppi importanti che credo faranno piacere a molti, ma sono curioso di capirlo poi dai commenti. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo episodio, parliamo di calciomercato che sta impazzendo in queste ore con tantissimi nomi e tantissime trattative che potrebbero entrare nel vivo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete tutti gli aggiornamenti e anche gli appuntamenti in diretta, che sono quelli nei quali ci confrontiamo insieme a voi, leggiamo i commenti e dialoghiamo un po' insieme. Farò questo gioco, ve lo dico subito. Il primo di questi 2 nomi importanti, del primo ve ne parlo subito, dell'ultimo ve ne parlo alla fine. Nel mezzo però ci metto tante altre cose che vi invito ad ascoltare perché ci sono diverse novità interessanti. Allora, il primo nome è una notizia arrivata in queste ore direttamente da Tuttosport, che rilancia una sorta di ritorno di fiamma, potremmo dire, di sogno mai svanito, mettiamola così, da parte del presidente Marotta dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala. Un giocatore che, lo sapete bene, è stato accostato all'Inter tantissime volte, anche nelle recenti estati di calciomercato. Ecco, pare che Dybala possa essere in uscita dalla Roma e che Marotta non abbia mai abbandonato, diciamo così, l'idea di lavorarci nuovamente insieme, nel caso specifico chiaramente all'Inter. Ci sarebbe questa clausola famosa che inizialmente sembrava essere da 12 milioni di euro per i club esteri, che sarebbero diventati 20 invece per i club italiani, e che la Roma avrebbe potuto, e potrebbe in realtà ancora, annullare aumentando l'ingaggio di Dybala. Queste sono alcune delle indiscrezioni che sono circolate. Secondo altri però leggevo anche che la clausola potrebbe essere diventata per tutti di 12 milioni, quindi anche per i club italiani. Non è chiaro quale sia l'effettiva situazione. Quello che è più chiaro è che comunque la clausola ha un certo valore, soprattutto se i milioni fossero 20, e che tra parte fissa e bonus lo stipendio lordo di Dybala alla Roma dovrebbe attestarsi fra i 9 e gli 11 milioni lordi. Ci sono dei bonus un po' più semplici, a quanto leggevo, altri un po' meno semplici, però più o meno siamo su queste cifre. Quindi non sono cifre banali, sia per l'ingaggio ma anche per l'eventuale sborso economico. Dybala è un classe 1993, quest'anno ha messo insieme 39 presenze con una media di minutaggio di 68 minuti a partita, però attenzione, 16 gol e 10 assist con 95 giorni tradotti in 16 partite saltate per vari infortuni. Questo è il dato da Transfermarkt. Nulla di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire. Un giocatore molto forte, Paulo Dybala, che garantisce gol e assist, che è sicuramente di altissimo livello, che però ha anche questo problema che si porta dietro ormai da diverso tempo, della fragilità fisica e degli infortuni. Mi dispiace dover smontare, tra virgolette, un po' questo sogno che molti tifosi ricominciavano un po' a cullare. Temo che, soprattutto tenuto conto del fatto che all'Inter oggi serve una quarta punta, non anche a livello proprio di gerarchie, non un titolare fisso, vedo difficile che Dybala possa essere un profilo. Sarebbe molto suggestivo, però tenuto conto anche dei costi che porterebbe con sé, la vedo molto complicata che possa essere un reale obiettivo per l'Inter. Lo vedremo, però faccio fatica onestamente a credere fino in fondo a questa indiscrezione. 2 giocatori che invece fanno già parte dell'attacco dell'Inter, ma che potrebbero non esserci più all'inizio della prossima stagione, uno in particolare, sono i soliti 2, Marco Arnautovic e Joaquin Correa. Io li ricordo sempre quando parliamo di attacco, perché spesso sogniamo nomi altisonanti, come magari lo stesso Dybala. Prima di poter sognare questi nomi, ma anche quelli un pochino meno costosi ed importanti, c'è comunque da risolvere questo duplice problema. Da una parte abbiamo Marco Arnautovic, che anche in interviste molto recenti, le avrete sicuramente lette o sentite anche qui su Passione Inter, lui continua a ribadire di voler rimanere, di avere ancora un anno di contratto, sostanzialmente è anche abbastanza convinto di poter fare meglio la prossima stagione, a fronte di una stagione, quella appena trascorsa, dove tra problemi fisici e partite non proprio brillanti non ha fatto così bene.
Al momento non sembra che l'Inter stia spingendo per l'addio. Credo, io continuo a essere convinto che se dovesse però palesarsi un'opportunità di farlo, di cederlo, l'Inter non se lo lascerebbe scappare. Rimane comunque un giocatore piuttosto in là con l'età, abbastanza costoso. Quindi secondo me, se ci fosse l'occasione, l'Inter accetterebbe pure. Dico anche però, questa è una cosa che sto ripetendo da un po', che non mi sorprenderei alla fine di dover valutare un Inter che ha 5 punte e la quinta è proprio Marko Arnautovic. So che è abbastanza costoso anche a livello di ingaggio banalmente, però tutto sommato, tenuto conto anche della difficoltà che c'è nel trovare il profilo giusto per fare la quinta punta, non escludo, questa è un'opinione strettamente personale, che alla fine dei conti possa decidere Arnautovic, anche magari rifiutando di far parte della lista Champions, di rimanere qui anche la prossima stagione facendo la quinta punta. Chiaramente il giudizio sul pacchetto offensivo dell'Inter dipenderà, in caso dovesse succedere questo, da chi sarà la quarta punta, però io non escludo questa eventualità. Ci sono invece novità importanti intorno a Joaquin Correa, che è un altro che dovremmo cercare di piazzare. Non so onestamente se sia più complesso piazzare lui o piazzare Arnautovic, però in queste ore, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, ci sarebbero 2 club turchi pronti a contendersi Correa, addirittura. Si parla del Fenerbahce di José Mourinho, che è diventato il nuovo allenatore in questi giorni, e del Galatasaray. Dalla Turchia dicono che il Fenerbahce sia più avanti, si parla addirittura di un sì ottenuto già da Correa per quanto riguarda la destinazione finale, probabilmente spinto anche dalla presenza di Mourinho in panchina, e di un'offerta pronta ad essere recapitata all'Inter da 5 milioni più bonus. L'Inter invece vorrebbe ottenerne almeno 10, detto che a bilancio, per non fare minusvalenza sulla base di quello che attualmente rimane di Correa, l'Inter dovrebbe incassare almeno 7 milioni e mezzo barra 8. Quindi una via di mezzo tra i 5 che sembra pronto a offrire il Fener e i 10 che l'Inter potrebbe richiedere potrebbe essere proprio la cifra, non dico per fare plusvalenza, ma quantomeno per evitare una minusvalenza, che onestamente per gli ultimi 2 anni di Correa sarebbe uno scenario che non butterei affatto via, visto quello che non ha fatto vedere in questi 2 anni. Qualora l'Inter riuscisse a piazzare, diciamo, almeno uno dei 2, meglio ancora se tutti e 2, è chiaro che si andrebbe molto decisi su un ulteriore attaccante che verrebbe a mancarti anche dal punto di vista strettamente numerico. Il preferito, non è una novità, è Gudmundsson del Genoa dal quale potrebbe arrivare anche un altro giocatore, e qui vengo a una notizia importante, perché anche noi di Passione Inter abbiamo ricevuto in queste ore delle conferme rispetto a un tentativo molto forte che l'Inter sta facendo su Josep Martinez, il portiere del Genoa. Più volte vi abbiamo raccontato che il preferito assoluto per l'Inter rimane Bento dell'Atletico Paranaense. Purtroppo su Bento il tempo passa e le pretendenti aumentano. L'Atletico sta facendo anche un po' un gioco al rialzo per il cartellino di Bento. Ad oggi l'Inter lo continua a seguire, però sinceramente ho la percezione che la pista sta cominciando a diventare molto complicata, e allora giustamente si stanno anche muovendo su altri nomi. Vi abbiamo parlato per esempio di Okoye dell'Udinese, che però sembra essere in questo momento in secondo piano. In primo piano, al di là di Bento, dovrebbe esserci appunto Josep Martinez del Genoa. Ne abbiamo anche già parlato in altri contenuti dei portieri, quindi dopo magari ve li lascio nelle schede o vi ci rimando alla fine di questo. Alcuni quotidiani parlano addirittura di doppio colpo, Martinez più Gudmundsson. Non sono 2 giocatori economici, soprattutto l'islandese, per il quale il Genoa sembra chiedere almeno 25 milioni di euro. Martinez va in scadenza nel 2025, quindi a meno di un rinnovo che potrebbe comunque arrivare, non penso che la richiesta per il cartellino possa essere esagerata. Potrebbe essere un colpo anche discretamente low cost per quella che è la prospettiva che ad oggi dà dal punto di vista tecnico. Io sul portiere mi sono espresso più volte, Bento è l'unico che mi dà garanzie totali in vista del futuro. Tutti gli altri nomi che si sono fatti in queste settimane, alcuni sono discreti, altri un po' meno. Fra tutti però, se devo dire che Martinez è quello che preferisco. Se dovessi scegliere, mi dicessero elimina Bento, scegliene uno degli altri fra quelli circolati fino a qui, Martinez mi convince abbastanza, quindi sarei anche curioso di vedere come potrebbe andare. Questi sono i nomi appunto più caldi. L'ultimo nome, il secondo, che va in coppia con Paulo Dybala, se possibile è ancora meno
facile da pensare all'Inter. Infatti gli dedico giusto l'ultimo minuto di questo contenuto. Mi riferisco a Federico Chiesa, per il quale c'è in ballo la questione del rinnovo di contratto con la Juventus. Al momento non sembrano vicinissime le due parti a trovare un accordo. Secondo me pensare a Chiesa all'Inter è veramente impossibile. Tanti tifosi l'hanno scritto in queste ore, più come sogno in realtà che come potenziale obiettivo. Ho voluto dedicarci questi ultimi secondi proprio per dire che onestamente la vedo molto complicata. A zero nel 2025 è forse lo scenario più difficile di tutti. Se non dovesse trovare un accordo per il rinnovo con la Juventus, che non è comunque da escludere, quindi questo poi spegnerebbe tutte le voci, se non dovesse trovare questo accordo, non credo che la Juve lo porterebbe fino a parametro zero, perdendo un potenziale incasso importante. E se dovesse cederlo prima di questo scenario, non lo cederebbe all'Inter e probabilmente troverebbe un'altra soluzione, magari con qualche club estero. Quindi anche qui mi spiace spegnere il sogno di alcuni che già ci dicevano però se parte Dumfries l'ideale sarebbe Chiesa. Sì, però è obiettivamente molto molto improbabile, non credo francamente che ci sia questa possibilità. Rispetto però a Dybala e a Chiesa, che sono i nomi che fanno sognare di più, io vi invito a fare attenzione, soprattutto su Correa e anche su Martinez, che è un giocatore che sta pian piano acquisendo sempre più attenzione nel mondo Inter. Quindi questo era tutto, ora vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io incrocio le dita per Correa, ragazzi, non me ne voglia il giocatore, però è un giocatore costoso per il bilancio dell'Inter e che sinceramente a Milano credo non possa più dare nulla, quindi se dovessimo riuscire miracolosamente a piazzarlo senza dover rescindere o trovare soluzioni strane, sarei sinceramente contento. Poi che sia che ci sia poi la permanenza di Arnautovic o che possa partire anche lui, lo vedremo, però cominciamo con un primo passo che non sarebbe male. Fatemi sapere allora nei commenti cosa ne pensate di tutte queste questioni. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto iscriviti e anche sul tasto mi piace a questo contenuto che ci dà una grossa mano. Vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto e unirvi alla nostra grandissima community con cui parliamo di Inter tutti i giorni. E infine, come sempre, oltre a ricordarvi l'appuntamento in diretta delle 19:30 di questa come di tutte le sere della settimana, vi lascio in descrizione, se mi stai seguendo in podcast, o qui alla mia destra se mi segui da YouTube, un altro contenuto di calciomercato da recuperare.